4,4 miliardi di fatturato nel 2022. Un canale retail cresciuto dal 2021 al 2022 del 24%, fino a 3,87 miliardi, un incremento delle vendite online del 7%. No, non sto parlando di una startup americana o cinese, ma di qualcosa di italiano. Ecco a voi, Prada. Benvenuti su Economy Storm. Io sono Matteo, uno studente di economia, ed oggi parliamo del marchio Prada e di come questo marchio si sia affermato come uno dei più potenti marchi di tutta la storia d'Italia. Buona visione! Milanese di origini calabresi e siciliane, sull'infanzia di Mario Prada si sa poco o nulla, così come sulla sua vita privata. Nacque in tempi così remoti che la sua data di nascita non è nemmeno registrata all'anagrafe italiana. Di origini modeste, cominciò a lavorare ben presto come commerciante di pelli, lavoro che gli permise di affinare le sue tecniche di vendita e imparare molto sulla lavorazione della pelle. Sin da subito si rivelò abile e, dopo aver affinato le sue conoscenze, nel 1913 decise di aprire un negozio di prodotti di pelle dove vendeva borse, bauli, scarpe e accessori, tutti prodotti di alta qualità. Il negozio, aperto insieme al fratello Martino, si chiamava Fratelli Prada. Date le sue basi da venditore, Mario riteneva che la percezione del cliente fosse l'elemento più importante per riuscire a vendere. In altre parole, nessuno sarebbe entrato in un negozio di pelli polveroso e avrebbe speso milioni e milioni di lire. Si doveva trovare un posto che rispecchiasse l'estrema qualità delle pelli del marchio. E quale posto migliore se non la Galleria Vittorio Emanuele di Milano? Situata accanto al Duomo a inizio Novecento, essa fu un importante punto di incontro per l'alta società milanese e per le visite internazionali. Già all'epoca l'affitto nella Galleria Vittorio Emanuele era molto alto e proprio per questo i rischi di fallimento erano altrettanto alti. Ma Mario non sbaglia un colpo. La posizione strategica permise al marchio di attirare molti clienti e l'eleganza del negozio diede la possibilità a Prada di affermarsi come uno dei marchi più lussuosi della pelletteria mondiale, nonché il primo negozio di pelletteria in tutta Italia. Per passare però da essere un marchio importante ad essere il marchio più importante si ha bisogno di una legittimazione che viene dall'alto. Mettetevi comodi perché sta per arrivare il bello. Siamo nel 1919, la guerra è già finita da un pezzo e la stirpe regale italiana vuole commissionare a qualcuno la realizzazione delle proprie valigie, delle proprie borse e di altri oggetti di pelle. Il re cercava qualcosa che fosse allo stesso tempo lussuoso, esclusivo, simbolo dell'eccellenza italiana, ma anche sobrio. La scelta ricadde su Prada. Il legame tra il marchio e la corona divenne indivisibile, tanto che, ancora oggi, come vedete, lo stemma della Casa di Savoia è incluso nel logo Prada. Grazie poi a questa nuova collaborazione, Prada attirerà sempre di più l'attenzione di nuovi clienti sia da Milano che da tutta Europa. Questi sono anche gli anni degli albori del fascismo, anni di tumulti, di proteste e di morti ammazzati. Mario, in tutto ciò, fervente sostenitore dell'Azione Cattolica, era molto amico di Don Luigi Sturzo, un politico italiano e sacerdote cattolico noto per la sua resistenza al regime fascista. La leggenda narra che Mario abbia fatto costruire delle borse con delle tasche segrete dove nascondere i documenti che voleva portare a Don Luigi Sturzo senza essere intercettato dalle camicie nere. Durante la parentesi fascista, Prada continua a crescere e apre un secondo negozio in via Manzoni, sempre a Milano. Verso la fine degli anni 30 gli affari andavano a gonfie vele e si stava progettando il grande salto verso la capitale. Se i primi anni 30 sono stati anni splendidi per Prada, lo stesso non si può dire per gli anni 40. La seconda guerra mondiale fu un duro colpo per tutte le attività commerciali italiane, compresa Prada.
Le vendite calavano mese dopo mese e, conseguentemente, fu abbandonata l'idea di aprire un terzo negozio a Roma. Per risollevarsi, Mario e i suoi provarono ad ampliare il target della clientela. I suoi prodotti diventarono quindi più accessibili e dunque potevano essere comprati pure dai membri della classe media. La manovra di marketing diede i suoi frutti, anche se l'intero settore non passò anni facili. Le vendite ripartirono e la popolarità del marchio crebbe a dismisura. Badate bene però, quando nella storia di Prada sembra esserci una crescita inarrestabile, arriva puntuale un imprevisto. Il primo c'era stato con la seconda guerra mondiale. Invece, in questa occasione, arriva nel 1958, quando il capitano ha dovuto salutare il suo equipaggio. Mario se ne va, lasciando un importante ricordo di lui e del suo operato. Il noto stilista Giorgio Armani lo ricorda così: un pioniere nel portare l'artigianato italiano al centro della moda internazionale. La sua attenzione per i dettagli e la sua dedizione alla qualità hanno reso il marchio Prada sinonimo di eleganza e raffinatezza. Prada, però, era ormai troppo grosso affinché la sua vita finisse con quella del suo fondatore. Gli anni in cui crebbe Mario erano diversi. La figura della donna era soprattutto associata ad ambienti domestici. L'intera società era caratterizzata da una forte mentalità patriarcale e Mario dava per scontato che dopo di lui sarebbe stato suo figlio maschio a prendere le redini dell'azienda. Quest'ultimo, tuttavia, di imprenditoria e di grandi aziende della moda non ne voleva proprio sapere e si distaccò subito dall'azienda. Le motivazioni con cui comunque il figlio ebbe questo rigetto verso il marchio Prada e verso il padre sono a noi sconosciute. In ogni caso fu la figlia, Luisa Prada, contro ogni aspettativa, a farsi largo in azienda e gestirla dopo il padre. Durante gli anni 50 e 60 il marchio mantenne una linea sobria e elegante, sviluppandosi in linea con la forte crescita italiana di questi anni. Durante gli anni 70, però, l'Italia subì anni di rallentamento della crescita e lo stesso accadde a Prada. Gli anni 70 furono per il marchio milanese anni di stagnazione. Le vendite non crescevano e il brand non era più in grado di espandersi. La vera svolta ci fu tuttavia quando nel 1977 l'azienda passerà nelle mani di Maria Prada, detta Miuccia, nipote di Mario e figlia di Luisa Prada. Laureata in scienze politiche all'Università Statale di Milano, Miuccia trasformerà l'azienda in un colosso mondiale del lusso. Durante la sua gioventù, Miuccia era un'appassionata di moda, seppur non avesse mai pensato che questa passione si potesse trasformare nel lavoro della sua vita. Ella, pensate un po', da ragazza sognava addirittura di fare il mimo. Sempre nello stesso anno, in ogni caso, Miuccia partecipò ad una fiera di pelli dove incontrò Patrizio Bertelli. Nacque una frequentazione e, l'anno successivo, decisero di sposarsi. Le sfide che dovevano affrontare i due non erano semplici, ma nessuno dei due aveva intenzione di arrendersi. La coppia, per far ripartire il marchio, decise di farlo approdare nel mondo della moda. Fino a questo momento, difatti, Prada era conosciuto solo per la produzione di borse e valigie e l'approdo nel mondo della moda stimolò Miuccia a creare sempre nuove collezioni. Nel 1979 introdusse la sua prima linea di calzature da donna in una sfilata, ma la vera rivoluzione ci fu a metà anni 80. Lanciò la sua prima borsa non realizzata in pelle, ma in nylon, la Hit Bag. Ciò segnò una grande rivoluzione nel settore della moda. Giustamente ti starei chiedendo quale fosse il problema di realizzare una borsa in nylon piuttosto che in pelle, ma lasciatemi spiegare questo. Ricorda che sin dalla sua nascita Prada si era posizionato come un brand di lusso e ciò era stato possibile grazie alla vendita di prodotti realizzati con una pelle di altissima qualità. Il prezzo alto del prodotto era dunque giustificato dall'alto valore dei materiali con cui era fatto. Col nuovo lancio si stava introducendo un articolo il cui valore intrinseco, cioè del materiale con cui era stato realizzato, non era così ampio. Il rischio era che gran parte della clientela potesse vedere questa mossa come un decadimento del brand. Il lancio, tuttavia, si rivelò un successo enorme.
La mossa rivoluzionaria di Miuccia coinvolse i brand di lusso di tutta Europa. E pensate un po' che questa rivoluzione dei materiali nel mondo della moda perdura fino ai giorni nostri. I materiali con cui sono fatti gli oggetti della maggior parte dei brand di lusso che vediamo in giro, come Gucci, Louis Vuitton, Dior, eccetera, sono realizzati con materiali di una qualità standard, eppure valgono moltissimi soldi. Il valore della merce di questi brand è da attribuire infatti allo status che conferiscono a chi la indossa. Anche le hit bag di Prada erano contraddistinte dal loro tipico logo triangolare, il quale sarà poi utilizzato su tutte le borse del marchio. I più scaltri potranno aver notato un'imprecisione in quello che ho detto prima. Infatti, continuiamo a parlare di Miuccia dandogli il cognome Prada nonostante avessi detto che era la madre che di cognome faceva Prada. L'errore, tra virgolette, non è da definirsi tale. Il cognome di Miuccia era infatti Bianchi, lo stesso del padre, ma Miuccia, nell'inverno del 1988, decise di farsi adottare dalla zia, in modo da ottenere il suo cognome e far trasparire ancora di più l'idea che Prada fosse un'azienda a conduzione familiare. Questa mossa contribuì persino ad ampliare la propria fama. Con un cognome così, infatti, ditemi voi come si poteva passare inosservati. Sempre di più, la donna si stava affermando come un importante designer nel mondo della moda. Il suo estro e la sua creatività erano sopra ogni limite. A fine anni 80, tuttavia, la pressione mediatica era così forte che la spinse a realizzare dei capi piuttosto classici, in cui i colori prevalenti furono il nero, il bianco e il grigio. Per la prossima grande innovazione dobbiamo aspettare 10 anni più tardi. La signora Prada, così la descrivono i giornali, voleva che i propri pezzi si notassero per un particolare rispetto agli altri. E cosa meglio se non il colore? Così, nel 1999, venne lanciata una borsa di colore cosiddetto verde Prada, un colore molto simile al verde acqua che diventerà ben presto icona del marchio. Sempre più negozi venivano aperti in tutto il mondo e le pareti di questi store erano spesso dipinte di questo colore. Il tutto portò ad un'identificazione del marchio con questo colore, in modo che si potesse riconoscere che una borsa fosse Prada pure da 1 miglio di distanza e senza riconoscerne il logo. Miuccia, poco da dire, non ne sbagliava una. Il suo era un misto tra saggezza e pazzia che accompagnavano le sue innovazioni. Col passare degli anni, la gente si innamorava sempre di più di Prada e così di Miuccia. In breve tempo divenne una delle figure più importanti nel mondo della moda, tanto da essere presente in un articolo della rivista di moda statunitense Harper's Bazaar, che ne parla così. Miuccia Prada è una visionaria che ha ridefinito i canoni di bellezza e dello stile nel mondo della moda contemporanea. Cavalcando l'onda di questa sua crescente fama, nel 1993 lanciò Miu Miu, una sottoetichetta di Prada caratterizzata da una linea più giocosa. Inutile dire che anche questa linea spopolò. Questa fu la dimostrazione a se stessa e al mondo intero che non aveva bisogno del nome Prada per essere la numero 1. Prada era come un mostro della moda pronto a mangiarsi tutti i rami del settore. Neil Barrett era un designer di moda inglese che aveva lavorato per 5 anni da Gucci. Nel 1995 andò personalmente da Patrizio Bertelli, marito di Miuccia, e gli propose di lanciare la prima linea di abbigliamento maschile di Prada. L'uomo accettò e così, nel 1995, i sogni dello stilista inglese divennero realtà, un'altra scommessa vinta dall'inarrestabile coppia. Un'altra linea, Prada Sport, viene lanciata nel 1997 e con essa si introdusse il logo minimal, formato da una linea rossa e la scritta Prada di colore bianco, utilizzato ancora oggi. Questo logo rendeva riconoscibile il brand immediatamente e le sue scarpe furono persino utilizzate dalla nazionale statunitense durante le gare di barca a vela dello stesso anno. Nel 1999 Neil Barrett lascia Prada per avviare la sua etichetta omonima. Pur mettendosi in proprio, l'uomo riuscì a fare molto bene, raggiungendo nel 2015 un fatturato di 90 milioni di euro. Miuccia negli ultimi anni si era un po' fatta da parte, però adesso è costretta a salire di nuovo in cattedra per non lasciare un vuoto di potere. Miu Miu e Prada continuarono a crescere a ritmi rapidi.
Prada, soprattutto, divenne sempre più presente nella cultura popolare. La popolarità del marchio crebbe ulteriormente nel 2006, in seguito alla pubblicazione del film Il diavolo veste Prada, che contribuì a far arrivare il nome Prada persino in Estremo Oriente, dove sempre più persone si stavano appassionando al mercato del lusso. Nel 2011 i suoi incassi superarono il miliardo di euro. Gestire un'azienda così deve essere certamente un'emozione unica, ma sicuramente anche un forte stress. Il tempo scarseggiava e così alcune collezioni, tra cui Prada Sport, vennero trascurate. Questa linea ricomparirà solo nel 2018 sotto il nome di Linea Rossa, nome dovuto al tipico logo minimal. Nel 2020, inoltre, Raf Simons, noto stilista del mondo della moda, decide di diventare direttore creativo del brand insieme a Miuccia. I due non si divideranno i compiti, ma entrambi parteciperanno sia alla linea maschile che a quella femminile. Durante la sua vita, Raf ha lavorato per case come Ispac e Calvin Klein ed ha avuto contatti con Dior e Saint Laurent, che non si sono però mai concretizzati. Prada ha avuto nel 2022 un ricavato complessivo di 4,201 miliardi. Come attesta la rivista Fashion Week, i mercati che hanno performato meglio sono stati quelli della Corea del Sud e del sud-est asiatico. In Cina, invece, c'è stata una contrazione delle vendite, pari al 2%, a causa delle conseguenze post-Covid-19. Pure le vendite online sono andate forte, con un incremento del 7%. Il brand Miu Miu, nello stesso anno, ha avuto una crescita delle vendite del 20%. Il risultato complessivo è molto buono, essendo riusciti a raggiungere pure vari riconoscimenti. Nel 2022 il gruppo Prada è stato l'unico brand al mondo ad avere 2 suoi marchi nei primi 5 posti della classifica List. Prada al primo posto e Miu Miu al quarto. E List ha anche nominato Miu Miu Brand of the Year. Eccoci qua al termine di questo video. Io vi ringrazio per la visione e vi chiedo di lasciare un like se il video vi è piaciuto. Ricorda che la conoscenza è il primo passo verso il cambiamento. Commentate e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo in un prossimo appuntamento. Alla prossima!